Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questa piccola apina amigurumi. È un progetto abbastanza semplice, velocissimo da realizzare e vi devo dire che io sono innamorata di questa apetta e la trovo troppo simpatica. Ne ho fatto un portachiavi nella versione piccola perché so che ci piacciono molto ed era un pezzo che non facevo portachiavi, quindi eccola qui, ma oggi insieme facciamo questa che è lo stesso schema, solo che ho utilizzato un filato più grosso. In questo modo voi nel tutorial riuscirete a vedere meglio i punti. Questa che è un po' più grande ed è in lana, volendo la possiamo far diventare un sonaglio per bambini. È sufficiente, quando riempiamo la testa, mettere dentro un ovetto delle sorprese dell'ovetto Kinder con dentro per esempio delle perline e in questo modo diventa un sonaglio. Ovviamente l'ovetto poi lo rivestite bene di ovatta in modo che non si senta dall'esterno. Per fare la pina piccola di cotone ho utilizzato il cotone cablé numero 5 e un uncinetto da 2 mm, mentre per la pina che faremo insieme oggi, quella di lana un po' più grande, ho utilizzato il filato duetto, che è un misto lana da lavorare con uncinetti da 4 mm, e ho utilizzato un uncinetto da 3 mm, perché come sappiamo per gli amigurumi usiamo un uncinetto un po' più piccolo di quello richiesto dal filato. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono l'ovatta, una forbice, un ago da lana e gli occhietti. Per gli occhietti possiamo utilizzare delle perline e quindi ci servirà ago e filo per cucire o degli occhietti di sicurezza. E se vogliamo farlo diventare un portachiavi, una coppia di pinze e un anello portachiavi con un pezzetto di catena. Fatemi sapere se questo nuovo amigurumi vi piace e se ne volete altri, lasciandomi tanti like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Cominciamo lavorando il corpo e utilizziamo il filo nero. Io uso un filo marrone perché con il nero non vedreste niente. Iniziamo facendo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ed ora, ripartendo dalla prima catenella che abbiamo lavorato, lavoriamo il primo giro lavorando un punto basso in ogni catenella, quindi in tutto 9 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E giriamo il lavoro in modo che le catenelle iniziali siano sotto e i punti sopra. Nel giro 2 cambiamo colore e nel corpo continueremo a cambiare colore ogni 2 giri. Ogni volta che cambiamo colore lavoriamo in questo modo. L'ultimo punto lo chiudiamo con il nuovo colore, quindi adesso disfiamo l'ultimo punto e vediamo come lavorarlo. Entro nel punto, porto fuori il filo e chiudo con il nuovo colore. Così. In questo modo tutto l'ultimo punto sarà marrone e tutto il prossimo punto sarà giallo. Nel giro 2 lavoriamo 2 punti, un aumento. Attenzione a non saltare il primo punto e nel primo punto nascondiamo anche la codina marrone, in modo che il lavoro venga meglio. Un punto. Adesso il filo marrone lo lasciamo libero perché poi ci serve e continuiamo a nascondere la codina gialla. 2 punti e un aumento nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro.
lavoriamo a spirale e quindi marchiamo l'inizio del giro con un filo o con un marker. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto e ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro cambiamo colore, quindi chiudiamo l'ultimo punto di questo giro con il marrone. Io il marker lo tolgo perché qui abbiamo un sacco di fili e vi fa solo confusione, però voi se ne avete bisogno tenetelo. Nel giro 4 lavoriamo un aumento e nel primo punto nascondiamo anche il filo giallo, un aumento, quindi 2 punti nel primo punto e 3 punti, 1, 2, 3 e ripetiamo un aumento 3 punti per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nel quinto punto. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Riprendiamo il filo giallo e cambiamo colore. E nel prossimo giro lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto. 1, 2. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. L'ultimo punto del giro è una diminuzione, la iniziamo con il giallo e la finiamo con il marrone perché cambiamo colore. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 9 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro cambiamo colore e riempiamo con l'ovatta. Riempiamo il corpo molto bene con l'ovatta in modo che prenda la forma e proseguiamo. Nel giro 10 lavoriamo con il giallo e lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta 4 punti, una diminuzione. Nel giro 11 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta 3 punti, una diminuzione. Riempiamo ancora con un po' di ovatta e da qui in poi lavoriamo tutte le diminuzioni che riusciamo a lavorare e nel frattempo nascondiamo la codina del giallo che non ci serve più. Lavoriamo diminuzioni in tutti i punti.
e dopo aver nascosto la codina del giallo, questa intanto la tagliamo e la mettiamo all'interno perché non ci disturbi. E continuiamo a lavorare diminuzioni. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. E completiamo la punta con un ago, andando a chiudere eventualmente dovesse restare un punto in più. Qui sopra facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E in questo modo formiamo il pungiglione dell'ape. Ed ora lavoriamo la testa e la lavoriamo direttamente agganciandoci alle catenelle iniziali del corpo. Lavoriamo sempre a spirale, prendiamo la parte della catenella che non abbiamo lavorato per il corpo, portiamo fuori il filo, intanto facciamo una catenella e nel primo giro del corpo lavoriamo 3 aumenti partendo dal primo punto e nel frattempo nascondiamo le codine. 1, 2, 3, un punto, 4 aumenti, 1, 2, 3, 4 e un punto. Così nascondiamo le codine dentro al corpo, mettiamo il marker e proseguiamo con la testa. Nel giro 1 abbiamo 16 punti, nel giro 2 lavoriamo un punto, un aumento, 2 punti nel secondo punto e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 3 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nel quinto punto.
e ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 5 termina con 42 punti, nel giro 6 lavoriamo questi 42 punti punto su punto. Nel giro 7 lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento, 2 punti nel settimo punto. E ripetiamo 6 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 7 termina con 48 punti. Dal giro 8 al giro 11 lavoriamo questi 48 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 12 lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. E ripetiamo 6 punti, una diminuzione per tutto il giro. Il giro 12 termina con 42 punti, nel giro 13 lavoriamo questi 42 punti punto su punto. Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. E ripetiamo 5 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 15 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 16 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo bene la testa con l'ovatta. Dopo aver riempito molto bene la testa con l'ovatta, proseguiamo. Nel prossimo giro lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. E stringiamo bene i punti in modo che non si creino dei fori tra un punto e l'altro. Che deve essere stretto soprattutto è l'asola sull'uncinetto, questa parte. Quando facciamo il punto, questo tende ad allungarsi e se si allunga tanto poi ci vengono buchi tra un punto e l'altro. Se invece lo stringiamo bene così, non avremo buchi. E nel 18° giro lavoriamo 8 diminuzioni. 1, 2 e 8. E alla fine tagliamo il filo. Togliamo il marker e con un ago senza punta chiudiamo il foro che ci rimane passando attraverso le mezze catenelle esterne degli 8 punti che ci rimangono da fuori
verso il centro. E tiriamo e passiamo tramite qualche altro punto per chiudere ancora meglio, e questo filo lo portiamo dentro e fuori dalla testa, passando per i fori della lavorazione per fissarlo, e alla fine tagliamo. Per gli occhi iniziamo con un anello magico, facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto a questo filo, prendiamo il filo lungo, lo estraiamo e facciamo una catenella. Nel giro 1 lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso, e ripetiamo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Mettiamo il marker perché lavoriamo a spirale, e nel giro 2 lavoriamo un punto basso, nel punto successivo lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto basso nel punto successivo. E ripetiamo un punto basso, nel punto successivo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto basso e nel punto successivo un punto basso. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso, 3 aumenti per 3 volte 2 punti bassi in ogni punto, 2, 3, 2 punti bassi, uno in ognuno dei prossimi 2 punti, 3 aumenti, 1, 2, 3 e un punto bassissimo nel prossimo punto. E tagliamo il filo lungo per poter cucire. Per l'occhio grande lavoriamo i primi 3 giri come abbiamo fatto per l'occhio piccolo, con l'unica differenza che nel giro 3 alla fine, l'ultimo punto, anziché lavorare un punto bassissimo, lavoriamo un punto basso. Nel giro 4 lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, 2 aumenti, 1, 2, 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 aumenti, 1, 2 e completiamo il giro con 2 punti bassi, 1, 2 e un punto bassissimo. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Per le ali prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un mezzo punto alto, 2 punti alti, 1, 2, un aumento di punti alti, 2 punti alti nel prossimo punto, 1, 2, e nell'ultimo punto lavoriamo 6 punti alti, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ed ora ricominciamo a lavorare sulle catenelle iniziali prendendo il filo che non abbiamo preso all'andata e nel frattempo nascondiamo la codina. Dal prossimo punto lavoriamo un aumento di punti alti, quindi 2 punti alti nello stesso punto, 1, 2, 2 punti alti, 1 in ognuno dei prossimi 2 punti, 1, 2, un mezzo punto alto e 2 punti bassi, 1, 2. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Se non nascondete il filo attraverso i punti, lo nascondete dopo con un ago. E di queste ali ne facciamo 2 identiche. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, non ci resta che assemblare la nostra appetta. Per gli occhi possiamo utilizzare delle perline, come ho fatto per la petta piccola, e le cuciamo con ago e filo, oppure possiamo utilizzare gli occhietti di sicurezza, questi che dietro hanno il perno e il fermo. Questi in questo caso li fermiamo all'occhio, li inseriamo in uno dei fori della lavorazione e inseriamo il fermo e poi l'occhietto lo mettiamo in modo che il restante perno entri in un foro della lavorazione. In questo modo l'occhio sarà a livello e non sarà sporgente. Sistemati gli occhietti, fermiamo tutto con degli spilli e cuciamo. Per cucire utilizziamo sempre un ago senza punta. Sistemiamo qui questo gradino entrando nella catenella del prossimo punto e rientrando al centro della catenella dell'ultimo punto. Così, e cominciamo a cucire. Per cucire prendiamo un punto sulla testa e sulla parte bianca passiamo sotto la catenella di un punto e lavoriamo un punto indietro e andiamo un po' più avanti. Non serve che prendiamo tutti i punti. E facciamo un punto indietro passando sotto la catenella del punto
e cuciamo tutto intorno. E alla fine, con l'ultimo punto, portiamo fuori il filo dallo stesso foro da cui esce il filo con cui abbiamo cucito l'altro occhio. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno della testa. E in questo modo annodiamo e nascondiamo tutti i fili degli amigurumi. Identifichiamo con gli spilli i punti in cui vogliamo ricamare le sopracciglia e la bocca, tagliamo un pezzo di filo nero e usiamo per ricamare un ago senza punta. Entriamo da un foro della lavorazione nella parte alta e ricamiamo con qualche semplice punto. Lasciamo all'inizio una bella codina di filo. E con queste due code di filo facciamo le antenne e le facciamo uscire da dove vogliamo che nascano le antenne. Per esempio così. Facciamo un nodo all'altezza che vogliamo che abbiano le antenne. Con la lana possiamo farne anche due. E tagliamo il filo. Fissiamo le ali con gli spilli nella posizione che preferiamo e con qualche punto cuciamo. Se vogliamo che la nostra pina diventi un portachiavi, ci serve un anello portachiavi. Io vi ho mostrato molte volte che uso queste catene che compro in ferramenta e con una coppia di pinze apriamo l'ultimo anello della catena e lo agganciamo al lavoro, ma in alternativa potreste fare una fila di catenelle, un anello di catenelle e agganciarlo all'anello portachiavi. Per indurire le antenne in modo che stessero più ferme, le ho passate con un po' di smalto trasparente per unghie. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa piccola apina vi piaccia e che la rifacciate. Io ne ho fatto un portachiavi, possiamo utilizzarlo come gioco per bambini, ma potrebbe essere inserita in una bella composizione primaverile. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre api e come le utilizzerete. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!